Buongiorno, in questo video oggi vediamo questa borsa che avete visto con due allestimenti diversi, nel senso con una decorazione soltanto in alto ad archetti o se no anche vedete con questo volante che ho aggiunto in una fase successiva, quindi potrete scegliere quello che preferite, se più semplice o con la decorazione di volant. È una borsa molto semplice e vi prego di seguirmi. Io vi istruirò passo passo su tutto, sia come si fa l'esterno della borsa ma anche come si fa all'interno, come si fodera, come si indurisce e come si attacca la zip. Non potrete sbagliare, anche se siete dei principianti e anche se è la vostra prima borsa. Quindi cominciamo subito. La realizzazione di questa borsa è molto semplice. Dobbiamo realizzare dapprima un rettangolo che abbia queste dimensioni: lato corto, questo qui 25 cm, lato lungo, questo qui 36 cm. Per far questo ho avviato una catena di base di 52 catenelle. Eccola qui. Ho lavorato in orizzontale, ma poi il rettangolo sarà piegato in questo modo e andrò a realizzare su ognuno dei laterali ulteriori righe con delle diminuzioni che mi permetteranno appunto di creare direttamente un laterale. Iniziamo il nostro lavoro con un nodo d'inizio. Inseriamo l'uncinetto da 3,5 mm e adesso eseguiamo 52 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via fino a 52. 52 catenelle fatte. Adesso una catenella aggiuntiva di alzata e nella seconda catenella a partire dall'uncinetto 1 e 2 entro ed eseguo una maglia bassa. Proseguo con una maglia bassa in ognuna delle catenelle seguenti per un totale di 52 maglie basse. Allora, per non sbagliare ed individuare meglio ad ogni nuova riga la prima e l'ultima maglia e fare quindi un rettangolo perfetto, vi consiglio di infilare un marcapunto subito dopo che avete eseguito la prima maglia bassa e poi un marcapunto nell'ultima. Ok, eseguiamo l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella per un totale di 52 e mettiamo il marcapunto. A questo punto, per voltare una catenella, volto il lavoro ed inizio la seconda riga. A questo punto tolgo il marcapunto, entro nella stessa prima maglia da dove parte la catenella infilando l'uncinetto soltanto nell'asola posteriore. Queste sono tutte e due le asole, io infilo solo nell'asola posteriore e qui eseguo una prima maglia bassa, reinserisco l'uncinetto per sapere che questa è la prima maglia del giro. Proseguo la riga
eseguendo tutte maglie basse in costa nelle maglie sottostanti. Nella prossima maglia inserisco l'uncinetto nell'asola posteriore ed eseguo una maglia bassa che si dice appunto in costa. Eseguo tutte le 52 maglie basse in costa posteriore in questo modo fino alla fine della riga. Ecco qua, eseguo l'ultima maglia bassa in costa nell'ultima maglia che ho riconosciuto subito perché avevo il marcapunto. Adesso per eseguire la prossima riga, una catenella, volto il lavoro e nella primissima maglia eseguo una maglia bassa in costa anteriore. Prima era quella posteriore, infilavo sotto la costa posteriore, adesso infilo nella costa anteriore ed eseguo tutte le maglie basse in questo modo in costa anteriore. Facendo in questo modo vedete che si forma un motivo di righino che adesso vabbè si vede poco, poi più avanti nella lavorazione questi motivi rigati si vedranno molto di più. Non dimenticate di rimettere nella prima maglia, mi raccomando, il marcapunto, è fondamentale, e poi continuo con tutte maglie alte in costa anteriore fino alla fine. In questo modo. Arrivata all'ultima maglia, rimuovo il marcapunto ed eseguo una maglia bassa in costa anteriore. Ecco qua, e ho terminato la terza riga. Adesso devo ripetere sempre l'alternanza di maglia bassa in costa posteriore e poi maglia bassa in costa anteriore. Quindi dalla prossima riga rifaccio tutte maglie alte in costa posteriore, riga dopo tutte maglie basse in costa anteriore, riga dopo maglie basse in costa posteriore, quella dopo in costa anteriore, alterno, posteriore anteriore, posteriore anteriore, riga dopo riga fino a raggiungere la lunghezza che mi occorre. Ecco qua, dopo un po' di giri vedete come si vede il motivo rigato della trama che andrà messo poi in verticale in questo modo. Vedete l'effetto adesso dopo un bel po' di righe? Ed ecco infine il nostro rettangolo realizzato. 25 cm di altezza, 36 cm di lunghezza. Non so quante righe ho fatto perché non le ho contate. L'importante è che rispettate le dimensioni se la volete fare uguale alla mia. E se usate, chiaramente le dimensioni si possono anche variare, ma poi io non so dirvi come potete lavorare i laterali e le diminuzioni da fare. Quindi se la volete fare questa borsa la dovete fare su un numero fisso di 52 catenelle di base uguale alla mia. Prima di procedere con i laterali mi preoccupo di rafforzare un pochino la borsa attraverso l'utilizzo o di una rete oppure del feltro. Entrambi possono essere acquistati in merceria. La rete, quella a trama un po' più larga, la trovate anche in ferramenta. Questa l'ho presa in merceria. In questo caso utilizzerò il feltro perché non voglio che la borsa sia troppo rigida.
Se invece volete che la borsa sia molto rigida, potete utilizzare addirittura feltro e rete accoppiati. Appoggio il mio rettangolo sul feltro e prendo dei punti di riferimento, vado a segnare, tanto per avere più o meno una traccia. Poi chiaramente questi punti di riferimento li vado a misurare meglio con un metro, con un righello. Quindi, presi i riferimenti, controllo bene e traccio la linea con un righello e ritaglio il feltro. Se il rettangolo è 25 x 36, magari facciamolo leggermente più piccolo, quindi facciamo un 24,5 x 35,5. Allora, vi ho fatto vedere il tipo di cucitura più facile, adatto ad un principiante, cioè punto lungo qui dalla parte del rovescio, puntino minuscolo dalla parte del dritto. Comunque sia, vedete che il puntino minuscolo, se siete molto pignole, si vede. Quindi c'è anche un altro tipo di cucitura che potete fare, ma chiaramente ci vuole un po' di manualità, bisogna essere un po' pratiche col cucito. Ecco perché vi offro le due alternative, e cioè, trattandosi di feltro, quindi un materiale abbastanza con un certo spessore, voi prendete una parte del feltro con l'ago senza che si veda dall'altra parte, senza andare a finire dall'altra parte, quindi una parte dello spessore senza passare dall'altra parte. Fatto questo, prendete il lembo della fodera e tirate e cucite. Ritornate sul feltro prendendo solo una piccola porzione di stoffa, una porzione intera di fodera, tanto non si vedrà dall'altra parte, tirate il filo e cucite. Questa è l'alternativa che fa sì che dall'altra parte non si veda proprio nulla. Siccome tra le mie follower ce ne sono alcune che sono proprio delle grandi perfezioniste, io offro sempre l'alternativa per i perfezionisti e per quelli
meno perfezionisti e più pratici, ok? Potete cucire anche in questo modo. Cucite tutta la fodera, fissatela tutta perfettamente. Quando avete fissato tutta la fodera, adesso fisseremo il pannello foderato all'interno del rettangolo, dalla parte ovviamente del rovescio, che sarà quella che va internamente. Allora, non dovete curarvi del fatto che questi lembi di stoffa non sono perfettamente uguali, cioè non sono simmetrici, perché questa è la parte che va cucita al rovescio in questo modo dentro la borsa, cioè questa parte non sarà mai visibile. Ecco perché non sto a perdere tempo a tagliare in modo proprio perfettamente simmetrico anche la fodera. Allora, dobbiamo cucire il pannello foderato. Intanto lì dove abbiamo sospeso momentaneamente il lavoro facciamo un nodo in modo che non si disfi il rettangolo, è un nodo doppio o addirittura triplo, tanto poi col cordino si disfa facilmente. Adesso questo è il dritto del lavoro, aspettate, tiro più su che vedete meglio, un po' più da lontano la ripresa, ok. Questo è il dritto del lavoro, lo giriamo dalla parte del rovescio, lo apriamo un pochino, ecco, ok, e poggiamo il pannello dalla parte del dritto, questo sarà all'interno della borsa, ok? Poi con delle semplicissime mollette da bucato fissiamo bene il pannello, mettetene più di una, fissate bene bene, fissiamo il pannello al nostro rettangolo della borsa su tutti i lati per bene. Cercate di farlo in un modo simmetrico, un po' tutto uguale, il più possibile uguale. Ok, una volta fissato siamo pronti per cucire. Ho dimenticato di dirvi, prima di fare questo, se volete potete creare una taschetta interna realizzando all'uncinetto un semplice rettangolino. Potete usare anche il cotone in modo da creare una taschina interna e poi lo cucite su uno dei due lati, da questa parte o dall'altra, indifferente. Ok, ho rismontato tutto e ho cucito prima il taschino, che è un semplicissimo rettangolo tutto di maglia bassa semplice, non in costa, lavorato a piuttosto fitta. Io ho usato un cotone tipo fiocco lavorato con un uncinetto numero 2. L'ho poi cucita con lo stesso sistema qui sul dritto della fodera e poi ho riapplicato e rifissato il pannello, che dobbiamo adesso cucire e fissare alla borsa stessa. Allora, qui ho, aspettate che mi si sta, ecco, aggrovigliando. Ok, allora adesso cuciamo insieme, non vi preoccupate, abbiate un attimo di pazienza. Ok, qui c'ho il filo che mi avanzava ancora attaccato sul retro, quindi utilizzo questo, mi metto più vicina così vedete bene, se no poi subito addio. Allora, prendo un filo della borsa e un pezzo di fodera sul dentro, però quasi qui sul margine, ma comunque sia sul rovescio, in modo che qui non si veda nulla. Poi torno a un filo della borsa e di nuovo prendo un pezzetto sul retro della fodera, sempre però proprio sul margine,
e vado avanti in questo modo fino a fissare su tutti e 4 i lati. Posso ripassare anche un paio, io di solito faccio un primo giro su tutti e 4 i lati e poi ripasso un'altra volta in modo che sia fissato perfettamente. Io ve lo consiglio, poi ognuno fa come meglio crede. E continuate con questo punto invisibile. Ovviamente quando prendete il filo della borsa fate attenzione che non passi dall'altra parte, anche se con un cordino così spesso è veramente difficile che ciò avvenga. Comunque io per sicurezza ve lo dico. Andate avanti, ripassate 2 volte, datemi retta, meglio perdere un po' più di tempo ma fissarlo bene bene. E una volta fissato ci andiamo togliamo tutte le mollette e finalmente lavoriamo i laterali della borsa. Ho fissato il pannello alla borsa, ho sciolto i nodi per continuare a lavorare. Adesso unirò la borsa in questo modo, vi faccio vedere tutto io, non vi preoccupate. Unirò 2 punti e poi da questa posizione comincerò a lavorare su queste maglie in tondo per creare il primo laterale. Il secondo poi lo farò esattamente nello stesso identico modo. Da questa posizione una catenella, volto il lavoro, rientro nella stessa prima maglia ed eseguo una maglia bassissima. Proseguo con altre 5 maglie bassissime, una in ognuna delle 5 maglie successive per un totale di 6, lavorandole un po' lente. Mi raccomando, non le lavorate troppo strette perché poi ci dovete rinfilare l'uncinetto dentro. Se le fate troppo strette poi non ci riuscite. 3, 4, 5 e 6. Ok, nelle prossime 12 maglie una maglia bassa in ognuna per un totale di 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via fino a 12. Ok, eseguite le 12 maglie basse. Vi ricordo 6 maglie bassissime, 12 maglie basse e adesso entro nella prossima maglia, carico il filo e lo passo attraverso. Sto con 2 asole sull'uncinetto. Inserisco l'uncinetto nella maglia seguente, carico il filo e lo passo attraverso. Sto con 3 asole sull'uncinetto. Infilo l'uncinetto nella maglia successiva, carico il filo, lo passo attraverso e rimango con 4 asole sull'uncinetto. Carico il filo e lo passo attraverso tutte e 4 le maglie. Ho eseguito 1, 2, 3 maglie basse chiuse insieme. Adesso devo eseguire 5 maglie basse chiuse insieme. Entro nella prossima maglia, tiro fuori il cappio, entro
nella prossima tiro fuori il cappio, 3 asole sull'uncinetto, carico il filo, lo passo attraverso tutte e tre, prima maglia bassa chiusa insieme, ne devo fare altre 5. Entro nella prossima maglia, tiro fuori un cappio, entro nella maglia successiva, tiro fuori un cappio, 3 asole sull'uncinetto, carico, passo attraverso e sono alla seconda. Eseguo ora la terza, 1, 2 e 3, adesso la quarta, 1, 2 e 3, adesso la quinta, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4 e 5, più una tripla. Quindi rivediamo: 6 maglie bassissime, 12 maglie basse, 3 maglie basse chiuse insieme, 1, 2, 3, 4, 5 per 5 volte, 2 maglie basse chiuse insieme. Adesso ricomincio la sequenza all'inverso. Nelle prossime 3 maglie basse chiuse insieme. Entro, tiro fuori un cappio. Entro nella successiva, tiro fuori un cappio. Entro nella successiva, tiro fuori un cappio, carico il filo, lo passo attraverso tutti e 3 e 4 i cappi. Ed ecco qui 3 maglie basse chiuse insieme. Adesso 12 maglie basse normali, una in ognuna delle 12 maglie successive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Rimangono 6 maglie da lavorare, in cui farò in ognuna di esse una maglia bassissima per un totale di 6. Allora, ricomincio, non strette, belle lente. Una, polso lento, 2, polso sciolto, 3, non tirate questo cappio, 4, polso sciolto e cappio libero, 5, filo libero, scusatemi, e nell'ultima sesta maglia bassissima. Allora, che cosa sta succedendo con questo tipo di lavorazione? Vedete che con queste diminuzioni che ho fatto, adesso vediamo un attimino, perché dovete anche capire, vedete che il lavoro piano piano si comincia a incurvare per potersi poi piegare in questo modo. Ancora si piega poco perché ho fatto solo le prime diminuzioni, ma adesso ho altre righe da fare dove ricomincio a fare queste diminuzioni, così che piano piano la borsa, vedete, già sta un po' mezza così semi aperta, piano piano si chiude da sola. Seconda riga del laterale, una catenella, volto il lavoro, rientro nelle prime 6 maglie basse, vi avevo detto lavorate lente, ed eseguo in ognuna una maglia bassissima. Vedi già la prima quanto è dura, 2, ma vedrete nei giri successivi sempre più dure, 3, però se volete lavorare bene lo dovete fare, 4, 5 e 6, ok? Ora 11 maglie basse, al giro precedente ne avevamo fatte 12, adesso sono 11. 1, allora 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no,
non mi tornano, ne ho fatte 5, 1 2 3 4 5. Scusate, rifaccio da capo perché devo essere sicura di averne fatte 6, non è che posso andare allora, catenella di alzata, entro una, scusatemi per la perdita di tempo, ma non posso permettermi errori, 2 3 4 5 e 6. Devo essere precisa. So che vi state annoiando, ma devo essere precisa. Ok, nelle prossime 11 maglie una maglia bassa in ognuna per un totale di 11 maglie basse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ok, adesso 3 maglie basse chiuse insieme. Nelle prossime 3 maglie entro, tiro fuori un'asola e sono 2 sull'uncinetto, entro, tiro fuori un'asola e sono 3 sull'uncinetto, entro per la terza volta, tiro fuori un'asola e sono 4 sull'uncinetto, carico il filo, lo passo attraverso tutte e 4 le asole e vedete che qui veramente si comincia ad incurvare il lavoro. Adesso nelle prossime maglie 3 maglie basse, una maglia bassa in ognuna delle 3 maglie seguenti, quindi normalmente 1 2 e 3. Ok, nelle prossime 3 maglie ancora 3 maglie basse chiuse insieme, un cappio, nella successiva un altro cappio, nella successiva il terzo, sono 4 sull'uncinetto, carico il filo e chiudo tutto insieme. E qui vedete come si sta creando proprio la curva, la vedete? Lavorate stretto, mi raccomando, Adesso 11 maglie basse, una in ognuna delle 11 maglie successive, 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 maglie basse e termino con 6 maglie bassissime nelle ultime 6 maglie rimaste. 1 2, manca il filo, scusate, 3 4, aio, 5 e l'ultima strettissima 6, allarghiamola un po'. Ok, lavoro si è incurvato molto. Ok, vedete come comincia a delinearsi il laterale. Pronti per la terza riga ancora. Vedete come si sta piegando da solo? Una catenella e volto. Terza riga, inizio sempre con le solite 6 maglie bassissime. 1 2 3
4, 5, attenzione, 5 e 6, fammele ricontare, perché no, non so, c'è qualcosa che quando la faccio. Allora, 6 maglie bassissime, adesso 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, adesso 3 maglie basse chiuse insieme. Allora, volevo dirvi una cosa: se vi sembra che vi vengano troppo bucate le maglie chiuse insieme, cioè che si creano dei buchi troppo larghi, quando inserite l'uncinetto e fate passare attraverso il filo, invece di infilare proprio sotto solamente alle 2 asole, infilate sotto alle 2 asole e anche questa asolina sotto, in questo modo, così le asole sono 1, 2, 3 e tirate fuori il cappio, perché in questo modo, vedete, filando anche in quella sotto, si vede meno il buco. 1, 2, 3 e chiudo insieme, vedete? Per quanto anche qui, allora, qual è il segreto? Innanzitutto, quando iniziate 3 maglie basse chiuse insieme, questo cappio deve essere stretto. Io avevo iniziato, era troppo largo e non va bene, quindi 1, 2 e 3 con i cappi stretti, molto. Queste 3 maglie basse chiuse insieme devono essere strettissime, vedete, il buco è molto più piccolo. Ok, adesso nella prossima maglia una maglia bassa, che poi io faccio la videata per voi, ma poi disfo tutto, disfo la riga e la rifaccio, perché chiaramente facendo le riprese lavoro male, quindi poi disfo per rifare meglio. Sempre la stessa cosa: se vi sembra che c'è un buco troppo largo, infilate l'uncinetto anche sotto l'asola della maglia precedente, così il buco è meno evidente. Una maglia bassa, poi di nuovo 3 maglie basse chiuse insieme, 1, 2 e 3 e chiudete tutto insieme. 10 maglie basse, 2, 3, 4, così via fino a 10 e poi terminate con le solite 6 maglie bassissime. Una catenella e volto, finalmente l'ultima riga, 6, 1 maglie bassissime, 2, 3, 4, 5 e 6, sono le ultime 6, ringraziando il cielo, dure come non si sa che. Poi, allora, la quarta riga abbiamo adesso 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 2 maglie basse chiuse insieme, sempre con quel trucchetto: invece di mettere l'uncinetto sotto 2 asole, lo mettiamo sotto anche un'asola
più in basso per non creare il buco e tiriamo fuori un cappio. Nella maglia seguente la stessa cosa e chiudo insieme queste due maglie basse. Adesso 3 maglie basse chiuse insieme sempre col solito trucchetto, 1, 2 e 3, chiudo insieme queste 4 asole, 2 chiuse insieme, 1 e 2, 8 maglie basse, 1, 2, è l'ultima riga, ringraziando il cielo, questa è venuta uno schifo, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ragazzi, il lavoro, se è durissimo, che non ce la fate, dovete sforzare, è normale che sia così. State lavorando una borsa, il lavoro deve essere così, stretto, fitto e non ci devono essere buchi. Soffrite un pochino, sono solo 4 righe, perché poi nei commenti, ah, è duro, non ce la faccio. Se volete lavorare bene, vi dovete fare forza. E terminate con 6 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo finito, sia ringraziato Dio, sta sofferenza è finita. Adesso questo laterale lo dobbiamo unire e lo faremo senza tagliare il filo, direttamente da questa posizione. Ok, alla fine del quarto giro non tagliamo il filo, ma dobbiamo unire. Io che ho fatto? Ho lavorato anche l'altro laterale e l'ho già unito per farvi vedere quello che dobbiamo ottenere. Chiaramente all'inizio vi sembra deforme, poi pian piano con le mani gli date la forma, perché il cordino prende la sua forma poi man mano, perché mentre lo lavorate sembra deformato, poi assume la forma giusta, ok? Quindi non vi spaventate se all'inizio qui lo vedete tutto bozzoluto, poi non vi dovete preoccupare. Allora, per unire, intanto allargate un po' l'asola e magari fate un piccolo nodino così per fermare e girate la borsa al rovescio con un po' di pazienza. Si fa, ecco qui, riliberate l'asola, la riportate alla giusta misura, infilate l'uncinetto nella prima stessa maglia da cui parte l'asola, accostate e infilate l'uncinetto nell'ultima maglia dal lato opposto per poter eseguire una maglia bassa e unire. Quindi filo sull'uncinetto, lo passo attraverso tutte e due le maglie ed eseguo la maglia bassa. Da qui volto il lavoro per andare nel verso giusto, passo il filo dall'altra parte ed eseguo la stessa identica cosa
sulle altre maglie. Infilo l'uncinetto nella maglia che sta verso di me, infilo l'uncinetto sulla maglia che sta dall'altra parte, gettata sull'uncinetto, filo gettato sull'uncinetto, passo attraverso le due maglie ed eseguo la maglia bassa e vado avanti in questo modo fino a lavorare tutte le maglie fino in fondo. Se vi annoiate a vedere, velocizzate e andate avanti. Le più esperte, le principianti, guardano tutto il lavoro fino alla fine insieme a me. Ok? Chi lo sa già fare può scorrere avanti. Comunque ripassare non fa mai male a nessuno, non si finisce mai di imparare. E quando ci si sente troppo esperti, che poi magari un po' di umiltà a volte, io spesso, pur essendo una che lavora da anni, vedo che non finisco mai di imparare. E andiamo avanti così, vedete? Di qua, di là, passo il filo attraverso, eseguo maglia bassa. Ho quasi finito. Mi sa che era l'ultima, no, la penultima. L'ultima è questa. Di qua, di qua. Maglia bassa. Benissimo, era l'ultima. Adesso, per finire, diciamo che faccio un po' di maglie bassissime per andare a nascondere il filo d'eccedenza. Allora faccio una catenella, taglio il filo, lo tiro su via così e lo passo un pochino attraverso le maglie, facendo delle maglie bassissime di fissaggio, perché il cordino è sempre un po' scivoloso, quindi lo passo diverse volte attraverso in questo modo. Quando ho finito, poi con l'accendino brucio l'estremità e, senza usare le dita perché è pericoloso, con l'uncinetto cerco di attaccarlo. Adesso recupero l'accendino e vi faccio vedere. Aspettate un momento, un attimo di pazienza. Non vi bagnate le dita, meglio farlo usando l'accendino, non si sa, usando l'uncinetto non si sa mai. Brucio l'estremità e quando vedete è ancora collosa, con l'uncinetto la spalmo qui, si è incollata alle maglie. Rigiro la borsa al dritto, scusate, esco fuori dalla videata ma devo rigirare bene, e cercate di dare la forma giusta, infilate dentro, vedete si è formato questo bellissimo laterale senza bisogno di cucire, direttamente con l'uncinetto abbiamo formato i laterali. Adesso ci occupiamo della rifinitura sopra.
Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione sul sopra della borsa. Mettiamo 4 punti, 4 marcapunti per individuare la zona del pannello anteriore e pannello posteriore, escludendo le righe di lavorazione 4+4 che abbiamo fatto per i laterali. Contate bene le righe trasversali che avete sul lato davanti e sul lato dietro. Nel mio caso sono 29 davanti, 29 dietro, e mettete i marcapunti per non sbagliare davanti e dietro stesso numero di righe. Mi raccomando, fate questo controllo con lentezza e per bene. Se invece di 29 ne avete di più o di meno, ci può stare, perché io prima non vi ho detto quante righe ho lavorato, ma vi ho detto i centimetri, quindi se ne avete 30 o 31 o ce ne avete 28 non cambia nulla, L'importante è che se ne avete per esempio 28 siano 28 davanti e 28 dietro. Non ho cambiato il numero d'uncinetto, l'uncinetto è sempre il 3,5, è cambiato solo il colore perché mi ero persa quello con cui stavo lavorando prima. Devo specificarle queste cose perché c'è chi si innervosisce pure se cambia il colore d'uncinetto. Ci vuole tanta pazienza. Allora, inserisco l'uncinetto qui dove c'è il marcapunto, tolgo il marcapunto e con una maglia bassissima mi attacco. Devo fare una maglia bassa in corrispondenza di ogni riga verticale sottostante. Una catenella di alzata, rientro nella stessa maglia ed eseguo una maglia bassa. In corrispondenza della prossima riga faccio lo stesso, maglia bassa. In corrispondenza della prossima, maglia bassa, per un totale di 29, fino ad arrivare al prossimo marcapunto compreso. Le fate e poi le ricontate, sempre per essere sicuri che avete contato bene. E arrivate fino al prossimo marcapunto. Allora, quando arrivate all'ultimo marcapunto, lo togliete, entrate nella maglia, tirate fuori il filo, girate, devo alzare, scusatemi, se no ok, non si vede, girate, saltate tutte queste maglie, andate dove c'è l'altro marcapunto dalla parte opposta, infilate l'uncinetto dentro, prima infilate l'uncinetto, poi tagliate togliete il marcapunto, anzi io lo tolgo prima, se no non riesco a infilarlo. Ecco, adesso ci passate attraverso un altro filo e chiudete insieme, avendo eseguito in questo modo 2 maglie basse chiuse insieme. Ecco qua. Qui continuate a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante e da quest'altra parte ripetiamo la stessa cosa. Ok, continuiamo su questo lato con le maglie basse. La prima l'ho già eseguita. Ecco qua. Proseguo. Poi dopo le vado a contare per controllare che siano 29 da una parte e 29 dall'altra, comprese le 2 però maglie basse chiuse insieme.
Allora, arrivata all'ultima maglia col marcapunto, il marcapunto lo tolgo, entro dentro, tiro fuori il cappio, salto tutte le maglie del laterale, giro il lavoro e mi riunisco alla prima maglia con una maglia bassissima, in questo modo. Poi questo cappio lo vado a tirare dentro, lo nasconderò, ok? Adesso da qui siamo pronti per creare le due piccole patelle che ci serviranno per ancorare la chiusura lampo. Poi andremo a fare una rifinitura qui davanti, ma ve la farò vedere dopo. Adesso occupiamoci della patella. Da qui una catenella di alzata, rientro nella stessa maglia ed eseguo una maglia bassa per, diciamo, iniziare. Allora, scusatemi, torno indietro, disfo la maglia bassa fatta, ho sbagliato io, una catenella di alzata, allora, catenella di alzata, rientro nella stessa maglia ed eseguo non una maglia bassa ma una maglia bassissima, rientro nell'altra maglia, maglia bassissima, catenella di alzata e qui inizio la patella per la chiusura lampo, rientro nella stessa maglia, maglia bassa, scusatemi, rientro nella stessa maglia ma in costa posteriore, prendendo solo l'asola posteriore ed eseguo maglia bassa. Continuo con tutte maglie basse in asola posteriore, lasciando l'asola anteriore libera, perché quella poi ci servirà, dovremo riandare sopra su quest'asola per fare la rifinitura. Proseguo in questo modo per tutto il lato. Ok, quando arrivo all'ultima maglia prima delle due maglie basse chiuse insieme, rientro in questa penultima maglia sempre in costa ed eseguo una maglia bassissima. Entro nella maglia bassa formata dalle due maglie basse chiuse insieme, entro ed eseguo un'altra maglia bassissima, giro il lavoro. Nella prossima maglia bassa, maglia bassissima, catenella di alzata, rientro nella stessa maglia ma in costa posteriore ed eseguo maglia bassa e vado avanti con le maglie basse tutte in costa posteriore anche su questo lato, per creare la patellina, la mini patella, la riga che mi servirà per poi cucirci la chiusura lampo. Fondamentale che lasciate la costa anteriore libera per poter poi andare a fare la rifinitura finale in un secondo momento.
Allora, se sentite un leggero fruscio in sottofondo è il ventilatore. Allora, una volta che avete fissato la cerniera con le spille, prima di procedere alla cucitura definitiva, fate una cucitura provvisoria con punti anche un po' lenti, tanto per fermarla, e poi prima di andare a fare la cucitura definitiva provate, muovendo il cursore in su e in giù, se si apre bene, mi raccomando. Adesso sto facendo una cucitura provvisoria, tanto per fissare. Man mano tolgo le spille così cucio meglio. Fatto questo, poi se il cursore si muove bene potete procedere con la cucitura definitiva. Allora, ho fissato provvisoriamente, faccio la prova zip, vedo che scorre perfettamente, quindi adesso faccio dei punti un po' più corti e fitti per fissare in modo più saldo e ricomincio a cucire seriamente. Adesso, allora, inserisco il filo con il punto all'indietro, vedete qui sono uscita, rientro indietro. Adesso dalla parte del rovescio invece avanzo, torno indietro, esco sul rovescio, dal rovescio avanzo e vado in avanti, torno indietro e così via fino a fissare completamente. Allora, adesso facciamo una rifinitura su questa costa anteriore che avevamo lasciato fuori per nascondere il cursore della zip. Iniziamo da questa maglia, la riconoscete subito perché vedete erano le due maglie basse chiuse insieme per unire il davanti col dietro. Entro con un nuovo filo e con una maglia bassissima lo ancoro. Ora vado in ognuna di queste asole in costa anteriore ed eseguo una maglia bassissima lungo tutto il perimetro della borsa, in questo modo, molto semplice, e faccio un bel giro tutto intorno fino a tornare al punto di partenza. Anche qui eseguo una maglia bassissima laddove trovo le due maglie basse unite insieme per poter girare e completare tutto il giro. Si può anche omettere questa rifinitura, ma io trovo che ci stia proprio bene.
fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima in costa, però nella prima maglia bassissima del giro. Adesso una catenella di alzata. Allora qui facciamo invece la rifinitura con gli archetti. Se vi piace più la semplicità, continuate a fare tutti i giri di maglia bassissima in costa posteriore e otterrete un bordino rigato semplicissimo. Se volete qualcosa di un po' più frufru, romantico e divertente, fate invece la rifinitura ad archetti. Catenella di alzata, rientro nella stessa maglia ed eseguo una maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle, salto una maglia, entro in costa posteriore in quella dopo, maglia bassa in costa posteriore, in quella dopo un'altra maglia bassa in costa posteriore, 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, in quella dopo maglia bassa in costa posteriore, in quella dopo maglia bassa in costa posteriore, 1, 2, 3 catenelle e vado avanti con questa sequenza per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, se volete realizzare il doppio volant, questa è la versione semplice, con
con un nuovo filo chiudete il lavoro quando avete finito la prima decorazione. Dopodiché vi preparate un nuovo filo, iniziate da un laterale. Allora aspettate che alzo un po' la ripresa, altrimenti non riuscite a vedere bene. Ok, si inizia da un laterale. Entrate nella maglia che avete saltato quando avete fatto l'archetto di decorazione di questa riga. Entrate in questa maglia che avevate saltato e con una maglia bassissima attaccate il nuovo filo in questo modo. Ci vuole, il cordino è sempre un po' più duro, ci vuole un po' di pazienza. Poi forse se togliessi tutti sti manici facciamo così, ragazze, togliamo un po' tutti i manici, altrimenti non riesco a lavorare. Ok, però questi rimangono. Allora, da qui una catenella di alzata, rientro nella maglia in cui mi sono appena infilata ora ed eseguo una maglia bassa. Da qui adesso 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, e vado ad attaccarmi sotto l'archetto nell'altra maglia che avevo saltato con una maglia bassa, e di qui ancora 1 2 3 4 5 6 catenelle, maglia bassa nella maglia che avevo saltato, 1 2 3 4 5 e 6. Faccio vedere un'ultima volta sperando che si veda. Allora, qui abbiamo l'archetto, avevamo fatto la maglia bassa, 3 catenelle e avevamo saltato una maglia. Io entro in questa maglia che avevo saltato e attacco le 6 catenelle con una maglia bassa, andando di fatto a formare questa ruche, no, ruche si dice, non rouge, questa doppia ruche, vedete, poi quando la girate, che poi andrò a ricoprire. Adesso fate tutto il giro, lo chiudete con una maglia bassissima nella prima maglia bassa e poi ricominciamo. Alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro, con un po' di pazienza. Le maglie sono dure quando si lavora il cordino, quindi Alex, pazienza. Adesso ricopriamo la nostra ruche, entriamo nell'archetto e facciamo 1 2 e 3 maglie basse, 2 maglie alte, 1 e 2 e di nuovo 3 maglie basse, 1 2 3. Chiudo con una maglia bassissima nella maglia bassa di separazione tra una ruche e l'altra e continuo a ricoprire in questo modo. Se non vi piacciono le decorazioni, gli archetti decorati a punta, potete fare
l'archetto decorato con tutte maglie basse, quindi 8 maglie basse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maglia bassissima nella maglia bassa di separazione e così via per tutto il giro. Alla fine del giro chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia bassissima del giro, taglio il filo e chiudo il lavoro. Ok, adesso per quanto riguarda gli abbellimenti finali è tutto molto soggettivo. La borsa è completa con questa decorazione. Se poi volete mettere decorazioni ulteriori, vi ho fatto vedere alcuni allestimenti, ovviamente lo potete fare. Personalmente per il mio utilizzo metterò questo tipo di tracolla. Ho messo degli anellini lateralmente, le ho inseriti con le pinze da bigiotteria e poi ho creato un manico tracolla all'uncinetto, vi metto i link per i video del manico, e poi ho inserito un manico più corto per poter portare la borsa anche a spalla se lo desidero, che quando non mi serve rimane giù tipo decorazione. Questa a vostra scelta. La stessa cosa si può fare con un manico corto di perle, potete mettere i cosiddetti braccialetti da borsa come decorazione, potete mettere una spilla con un fiore al centro, potete fare tutto quello che volete. A me piace semplice così, la trovo veramente molto carina, attuale e di moda. Largo alla vostra fantasia, spero che questo video vi sia piaciuto, pollice in su se vi è piaciuto, mi raccomando, condividete sui vostri social e seguitemi sempre sul canale Alex Crochet. Grazie a tutti.